Allora, oggi parliamo del modello TELSAC. È un modello sperimentato sia in Europa che in America Latina con grande successo ed nasce dalla ricerca riguardo al fatto che sia le scuole che le università non davano più quella significatività e quell'importanza per la formazione delle nuove generazioni non solo nel campo delle capacità sia di inserimento nell'ambito del lavoro che della costruzione del management, ma soprattutto nello sviluppo della personalità e nello sviluppo di una visione nuova della società. E per questo si è sperimentato e si è ricercato dagli anni 90 in Europa un modello che seguisse le nuove caratteristiche e nuove modalità di formazione che sia i giovani, sia gli studenti, sia i lavoratori, sia i professionisti potessero avere soddisfazione e potessero realizzare. Quindi il TELSAC nasce come risposta ad un progetto molto interessante di formare una nuova società basata su persone che sono capaci di gestire sia l'ambito tecno-informatizzato che l'ambito sociale, che l'ambito culturale, che l'ambito economico e ambientale. Quindi che abbiano una visione sistemica sia del mondo, sia abbiano contemporaneamente delle competenze specifiche che le inseriscono nel mondo del lavoro e che rendano soddisfacente e adeguato il loro tipo di sviluppo sia sociale che mentale e di soddisfazione e di benessere. Quindi il TELSAC si è incentrato sullo sviluppo della globalità della personalità e dell'efficacia nelle competenze professionali e nelle attitudini, quindi nelle capacità di interesse e di motivazione che le persone avevano e che sono radicalmente cambiate nel corso del XX secolo e che sono completamente nuove e innovative nel corso del XXI secolo. Entrando nello specifico, il modello TELSAC si basa su un insegnamento per competenze pratiche e strategiche, quindi il modello TELSAC si presenta come un modello fondamentale, potente, innovativo per formare i nuovi insegnanti, i nuovi educatori, sia in ambito educativo scolastico che in ambito universitario che in ambito della formazione continua. Ripeto, che è stato un modello sperimentato in moltissimi paesi, in 8 paesi dell'Europa e in 6 paesi dell'America Latina, sia a livello scolastico che universitario. Quali sono le basi caratteristiche fondamentali del modello TELSAC? Il modello TELSAC è basato quindi sullo sviluppo delle attitudini e dei processi psicosociali di ciascun individuo, secondo la sua personalizzazione, le sue caratteristiche, le sue attitudini, le sue motivazioni e aspettative, da una parte, e dall'altra la verifica costante e il progressivo potenziamento delle competenze pratiche e strategiche che ciascun individuo dall'infanzia alla scuola primaria, alla scuola secondaria, all'università, nella formazione continua, secondo i principi del lifelong learning, abbia durante tutto l'arco della vita. Quindi uno sviluppo continuo di abilità, di conoscenze, di competenze e di competenze sia pratiche che strategiche. Come ottenere questo? Primo, avendo come riferimento che nella formazione ci sono 4 campi del sapere che vanno sviluppati sia a livello individuale che contemporaneamente. Il saper fare, il saper conoscere, il saper essere e il saper vivere con gli altri. Questo, ripeto, nasce dal sogno, dal progetto di unione della comunità europea che ha ideato, che ha strutturato un percorso formativo affinché la società potesse rispondere alle nuove esigenze della società del XXI secolo, in cui la scuola e l'università finora, fino al XX secolo, erano concentrati
sul saper conoscere, quindi prevalentemente, se non esclusivamente, sul fatto che si acquisissero delle competenze e delle capacità cognitive. Invece nel TELSAC si ritiene fondamentale anche uno sviluppo del saper fare, cioè delle sue competenze e capacità pratiche di intervento, quindi professionali e operative, sia il saper essere, quindi anche le sue capacità di saper sviluppare le emozioni, saper sviluppare la propria personalità, saper essere e sapersi sentire fiducioso sia sulle proprie capacità, sia anche sul superamento, sulla gestione delle emozioni e sul superamento delle crisi e delle problematiche relazionali emotive che possono nascere durante il percorso della vita. Quindi con uno sviluppo di autonomia emotiva e di autonomia nella personalità. Per ultimo, dei 4 campi di sapere, ma non ultimo, è il saper vivere con gli altri, quindi sapersi relazionare, saper gestire, che è un altro ambito fondamentale insieme, ripeto, al saper fare, al saper conoscere, al saper essere, per potersi realizzare non solo nell'ambito lavorativo, non solo nell'ambito sociale, ma soprattutto in un ambito di sistema del benessere. Quindi la concezione di base su cui è stato costruito il TELSAC è costruire un sistema del benessere e della conoscenza che fosse adeguato rispetto agli strumenti tecno-informatici del XXI secolo, rispetto alla rivoluzione socioculturale del XXI secolo, rispetto alle richieste economiche e ambientali che il XXI secolo sta ponendo. Tutto questo viene realizzato e sviluppato utilizzando 4 modalità di formazione, di apprendimento, di insegnamento, che sono una modalità mediante lezioni, seminari e convegni che va da un 20-30% delle attività formative, un apprendimento e-learning di ricerca in internet con monitoraggio dei processi formativi, che anche questo ha un range di 20-30% rispetto al tipo della modalità di formazione, un tirocinio formativo professionalizzante nell'ambito specifico in cui la persona si sta formando, quindi all'acquisizione di competenze e capacità pratiche e strategiche direttamente operative, cioè direttamente nell'ambito e nel campo di esperienza in cui si deve realizzare. E anche questo viene riconosciuto e, ripeto, l'ultimo ma non l'ultimo, perché è un tassello fondamentale l'utilizzo di tutte e 4 queste dimensioni, la documentazione di tutte le attività con analisi riflessiva e valutazione di tutto il percorso formativo, in maniera da costruire un portfolio che permetta per tutta la vita di poter dimostrare le competenze acquisite e di poter ampliare e estendere durante tutta la vita quelle competenze formative che sono acquisite. Quindi in realtà la valutazione non viene fatta da un insegnante o da un gruppo di insegnanti senza una visione concreta del percorso formativo realizzato. Quindi si toglie tutto l'ambito emotivo e soprattutto di opinione, di giudizi che gli insegnanti fanno. Quindi è un metodo innovativo e rivoluzionario in campo docimologico, perché gli insegnanti non hanno più il compito diretto di dare votazioni o di giudicare sia quantitativamente che qualitativamente, ma hanno il compito da una parte di seguire e di motivare il percorso personalizzato di ogni singolo studente e dall'altro di valutare la documentazione e di dare sempre più opportunità che questa documentazione delle competenze possa essere chiara, precisa ed efficace per qualunque richiesta, sia in ambito di studio che in ambito lavorativo rispetto al percorso formativo realizzato. Quindi la cosa importante è che questa documentazione parte da bambini che hanno 1 anno, 2 anni, 3 anni, fino ad arrivare
a 70 anni, cioè quando le persone non hanno più voglia di acquisire, di apprendere, un concetto di lifelong learning. Quindi è un portfolio che sempre più si arricchisce durante il percorso della vita in base alle esperienze, alle attività, alle motivazioni e alle competenze fatte. TELSAC quindi si sviluppa su due grandi ambiti: l'ambito delle attitudini personali e l'ambito delle conoscenze, delle competenze specifiche di acquisizione all'interno di un'acquisizione concreta, quindi per competenze pratiche strategiche da applicare costantemente. Tutto questo consente il conseguimento di un attestato di qualifica, ma soprattutto di una certificazione delle competenze in base al portfolio realizzato all'interno di ogni percorso formativo. Mi sono dilungato su come è strutturato il TELSAC, proprio perché in realtà risponde ad una grande motivazione. Ormai i giovani, ormai gli studenti, sia di scuola che università, non hanno piacere di stare con un vecchio modello che già dagli anni 50 è stato messo in crisi, che è quello semplicemente di un apprendimento mnemonico oppure di seguire il professore rispetto alle sue attività e ai suoi studi, ma di essere liberi di sviluppare in maniera da una parte personalizzata, dall'altra documentata, ciò che le loro motivazioni, le loro aspettative e le loro capacità, competenze e conoscenze, basandosi sulle loro capacità, competenze e conoscenze, e quindi non partendo come una scatola vuota, ma sviluppando progressivamente ciò che sanno partendo anche da quello che hanno acquisito sin dai primi anni di vita e poi sviluppato durante la fanciullezza, poi durante l'adolescenza, durante la giovinezza, durante l'ambito adulto. Quindi non c'è, come nella vecchia concezione, semplicemente un periodo di formazione, ma c'è un periodo continuo in cui vi è una documentazione costante che permette a qualunque persona, sia alla persona che la sta realizzando, sia alla persona che entra in relazione sia formativa o lavorativa con questa persona, di conoscere, di comprendere quali sono le sue potenzialità e quali sono soprattutto le sue capacità attuali e future di sviluppo.